Biopox è una società nata nel 2011 da un team di esperti nel settore delle biotecnologie industriali che ha deciso di mettere in campo le proprie competenze per colmare quel gap che spesso c'è tra ricerca ed industria. Le nostre attività nel corso di questi 10 anni ci hanno permesso di implementare processi ed innovarli dal punto di vista delle biotecnologie, sia su processi chimici sia su nuovi prodotti bio-based. I nostri prodotti vanno dalla cosmesi ai dispositivi medici, dal sviluppo di soluzioni per concerie fino al food and beverage, dove abbiamo sviluppato già diversi prodotti. Biopox, attraverso la tecnica del DNA ricombinante e della produzione di proteine in maniera eterologa, è riuscita negli ultimi anni a fornire una serie di soluzioni che fossero adeguate alle esigenze dei diversi clienti. Le proteine sono delle molecole abbastanza complesse composte da amminoacidi, la cui funzione può essere diversa a seconda della sequenza di questa proteina. Ci sono proteine che hanno funzione strutturale, proteine che hanno funzione di riparo, di difesa, ma le proteine su cui maggiormente ci siamo concentrati come attività di ricerca e sviluppo è sicuramente negli enzimi. Gli enzimi sono proteine che hanno la capacità di catalizzare reazioni chimiche e attraverso questi enzimi noi siamo riusciti ad espletare una serie di funzioni all'interno di processi o di prodotti che erano richiesti dai nostri committenti. Alcuni degli enzimi che produciamo vanno contro cercano di arginare quello che è il problema dello stress ossidativo. Lo stress ossidativo è causato dai radicali liberi, che sono sostanzialmente delle molecole iperreattive che in qualche modo reagiscono con altre molecole, creando delle situazioni di trasporto di elettroni con delle situazioni a cascata. Quando queste reazioni non vengono bloccate e si accumulano nel tempo, dovuto a stress ambientali, piuttosto che all'esposizione ai raggi UV, piuttosto che ad altri stress che possono essere anche psicofisici, si ha un accumulo di questi radicali liberi e di specie reattive dell'ossigeno, i cosiddetti ROS, e si ha quindi un accumulo di stress che può portare a danni che possono essere di minore o di grande entità e che sono una delle cause anche dell'invecchiamento della pelle. Uno degli enzimi che maggiormente svolge il ruolo di abbattere questi radicali liberi è la superossido dismutasi, un enzima che abbiamo studiato e abbiamo prodotto già da diversi anni e che è uno dei due enzimi, dei due attori che in qualche modo portano dalla conversione dello ione superossido, di uno dei radicali che maggiormente si sviluppa durante lo stress ossidativo, ad acqua ossigenata, fino a poi ad arrivare attraverso un altro enzima che è sempre presente nel sistema cellulare a ossigeno e acqua. Questo quindi permette di disinnescare reazioni che possono essere di infiammazione piuttosto che di genesi di una serie di processi di invecchiamento attraverso appunto questo enzima che è fondamentale e si trova quasi in maniera ubiquitaria nei sistemi viventi e ce ne sono addirittura diverse forme a seconda di quelle che possono essere i distretti cellulari. Studi sulla superossido dismutasi su organismi dove è stato deleto il gene che sintetizzava per questo enzima hanno dimostrato il ruolo fondamentale di questo enzima nei processi biologici, tant'è vero che senza questo gene, quindi senza la produzione di questo enzima negli organismi, gli organismi tendono a non svilupparsi in maniera vitale, quindi questo sottolinea la grande importanza di un enzima che esplica il suo ruolo di inattivatore dei radicali liberi.